Sì, 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 è successo di nuovo. Ormai non fa neanche più notizie. Il Milan prende lo schiaffo, va sotto e poi è capace di ribaltarla in un paio di minuti di nuovo. Cioè, oggi fa il gol Gimenez, ma dopo neanche un minuto gliene annullano un altro bellissimo, tra l'altro per il gesto tecnico, ripeto, dopo neanche un minuto. E poi ne trascorrono altri e comunque il Milan la ribalta. È un qualcosa che abbiamo visto costantemente, continuamente, no? Nell'arco stagionale del Milan. Se riesce a portarla a casa, perché sto guardando insieme a voi adesso questi minuti finale, cioè insieme a voi, la partita registro prima che la partita finisca. E se la portasse a casa sarebbero 22 i punti acquisiti da posizione di svantaggio. Ed è un numero clamoroso ed è un numero che però ci fanno anche capire perché il Napoli. Sì, no. Insomma, mamma mia, la mia testa alla fine o pensa alla Champions o pensa al Napoli, non è che è un lapsus che dice qualcosa. Vabbè, dicevo, il Milan in qualche modo ci dimostra che è una squadra veramente che può trovare da un momento all'altro soluzione perché le ha, forse è la centesima volta che lo ripeto, e le ha, ripeto, nonostante oggi mancasse il giocatore sotto l'aspetto del creare i pericoli più importante. Attenzione perché ci ha provato Cambiaghi, ha dovuto rispondere e ha risposto presente il signor Magnan. Sì, bella palla in mezzo. Chi è che ha respinto? Cabbia, sì, forse poteva farmi. No, no, è stato bravo, anzi, nel respingere così Cabbia. Ehm, Stavo dicendo, signori belli e signori cari, che il Milan è capace, davvero, no? Di far male a chiunque in qualsiasi momento, ma è anche allo stesso tempo eh, così fragile, leggero, poco mentalizzato. È proprio per gli stessi motivi, per quanto mi riguarda, perché poi alla fine della fiera un motivo ci sarà se oggi, nel caso andassero bene le cose, tu ti ritrovi ottavo, cioè una squadra come Milan non può essere ottava in campionato. Va bene, signore, ne parliamo e come se lo facciamo? Prima, come al solito, un paio di robette veloci, semplici, fast. Iscrivetevi, sì, no, una cosa alla volta. Prima il pollicione per il nostro caro amico algoritmo. Se volete, appunto, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E domani abbiamo una bella partita. Lazio-Juventus, ragazzi, che a questo punto, insieme a quella del lunedì, se non sbaglio, giocherà lunedì, sì, ossia Atalanta-Roma, sono le due partite, secondo me, che adesso ci diranno veramente chi andrà in Champions. Attenzione perché il Bologna secondo me ha bruciato, ma veramente ha dilapidato un'ottima, o meglio, una situazione che poteva diventare assai favorevole, no? Alla squadra bolognese. Comunque, per concludere, din don, attivate la campanella, signori miei, grazie, grazie ancora e sempre grazie. Sì, perché ragazzi, stava vincendo, l'avesse portata a casa questa partita qua, non credo che faccia due gol, per quanto il Milan l'ho descritto come una squadra volubile, no? Eh, Anzi, io vedo, mi sembra che adesso Ciukwueze è entrato bene, è entrato molto bene, bella anche come l'allarga, attenzione Jimenez, la chiude Santi Jimenez, sto ragazzo è forte, ragazzi, sto ragazzo è forte, sto ragazzo è molto. Zolotarchuk. Oggi i giocatori del Milan giocavano con il nome addosso delle maglie, sì, il nome addosso delle maglie, il nome delle mamme addosso alla maglia dei giocatori del Milan. Mamma mia, sto facendo una confusione assurda. Ma Gimenez è forte, Gimenez deve solo calarsi nella parte, deve solo, no, essere accolto diciamo da tutto l'ambiente milanista. Non è facile giocare con la maglia del Milan, senza ombra di dubbio.
ma una volta che si cala nella parte è forte. Gimenez è forte, ragazzi miei, anzi non capisco perché l'avevo un po' accontonato con Sesao, adesso gli sta dando sempre più minutaggio, ma io non so, oggi secondo me partirà sempre riserva anche nella finale di Coppa Italia, per quelle che sono leggere, sembra quasi che si prendano schiaffi, anzi quasi lo fanno con Sesao e Florenzi. Lo segnale anche di un certo, tra virgolette, affetto che si è instaurato con alcuni giocatori. E, come dicevo, per concludere, Jimenez ha dei colpi, come dicevo, il gol annullato oggi, ma che fa il tocco sotto. Ha iniziato a carburare, era stato appannato, ma è un giocatore che l'anno prossimo è uno di quelli che io prenderei al fantacalcio, ecco, tanto per intenderci. Comunque il Milan, ribadisco, si conferma la squadra che può far male in qualsiasi momento e oggi, ripeto, senza Leao per me sono ultra favoriti per la finale, anche e soprattutto perché il Bologna lo vedo un po' appannato. Devo dire la verità, oggi ha creato poco il Bologna, ha fatto quel grandissimo gol Orsolini, ma adesso abbiamo visto, no, la conclusione smanacciata da Gabbia e poi mi sembra che Cambiari ha tirato nuovamente, ma Bologna ha fatto poco, fa decisamente poco, onestamente. L'avevo già vista contro l'Udinese appannata, poi ha fatto una, sì, buona in parte partita con la Juventus, ma non è il Bologna, perché, attenzione, perché per me il Bologna è una squadra che ci ha fatto vedere cose enormi, parto da questo punto, perché sennò non è che sto qua a criticare, a giudicare male il Bologna, senza ombra di dubbio no, però per quello che ci ha fatto vedere, per come tengono il campo, per la riaggressione che sono i numeri uno in Serie A, non riesce a tenere quel livello appena finita la partita. Adesso sembra che siano arrivati un po' stanchini, no? O sta percezione qua, magari sbaglio e in Champions invece, sei in Champions, oddio. In Coppa Italia, essendo una finale, magari le cose cambieranno. Però la scia delle ultime partite del Bologna non promette nulla di buono. Mi dispiacerebbe per ovvi motivi, ovviamente, ma soprattutto perché Bologna, per quello che ci ha fatto vedere tra l'anno scorso e quest'anno, meriterebbe proprio anche un attestato importante, una certificazione con un trofeo. Ma detto questo, vedremo. E oggi, ribadisco, oggi sembra così, ma hanno buttato un'ottima occasione, perché avessero vinto e con i se e con i ma, con questi discorsi non andiamo da nessuna parte, ma Lazio-Juve, Atalanta-Roma possono uscire due pari fuori, e fossero uscite due pari, poi addirittura il Bologna aveva la strada, non dico spianata, ma aveva dalla sua la possibilità di andare veramente in Champions, perché sarebbe stata avanti e aveva, come posso dire, il destino dalla propria parte, o nelle proprie mani, ecco, sostanzialmente. Invece non è andata così, ribadisco. Da un po' di gare che la vedo un po' sottotono, mentre il Milan, è vero, deve prendere lo schiaffo, è vero, ancora va una volta sotto, è vero, ci sono giocatori che non capisco, per esempio c'ho Felix, boh, eh, però ripeto, hanno armi, anche se si mettono d'impegno a non far nulla, comunque esce qualcosa fuori, perché ce n'è di roba, onestamente. Quindi la finale non è gufare, la finale la vedo veramente a tinte rosso-neri. Vediamo, vediamo. Questa ovviamente era una partita, un antipastino. Qualcuno dirà, ma il Bologna non era interessato. No, il Bologna non era interessato un cappero. Perché, ripeto, oggi, se avesse vinto, oggi si metteva veramente bene per il Bologna. Quindi non l'averlo fatto non è un ottimo risultato per loro e vediamo. Poi ovvio ci sono state delle turnazioni, un po' da entrambe le parti, chi per obblighi, chi per scelte, quindi vediamo cosa ci aspetta nella finale di Coppa Italia. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le case se volete, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Resco.